prossimo relatore è in questo caso una relazione in ambito internazionale, la dottoressa Lizaveta Hilman, che è la referente scientifica di Atlas Biomed, e ci parlerà, dopo la relazione brillante della dottoressa Cazzavillan, di altri nutrienti per il nostro microbiota e quindi di come supportare una salute del microbiota in modo ottimale. Sarà in presenza il dottor Riccardo Colombo, che tradurrà l'intervento della dottoressa Hilman, perché l'intervento verrà fatto in lingua inglese, perciò vi auguro un buon proseguimento, è l'ultima relazione della mattina prima di concederci una pausa. Buon proseguimento a tutti. Prego, benvenuta. Dottor Colombo, prego. Hello everyone. Thank you for inviting us here. So my name is Lizaveta Hilman, and I am a head of nutrition at Atlas Biomed. So I also have Riccardo who will be translating for us. So thank you very much. Just briefly, in terms of what I do at Atlas Biomed, so my role is head of nutrition, but day to day what I really do is I work with individuals and help them to improve their gut microbiome health and in general their digestive health via nutrition, lifestyle, if needed supplements, pre and probiotics. I'm a big advocate of food-first approach, so today I will be talking a little bit more about how practically I help people to improve their nutrition and improve their gut health. Ok, proviamo a fare questa traduzione semi-simultanea. Vi ringrazio soprattutto per la pazienza che avrete in questo contesto. Quindi quello di cui si occupa tutti i giorni Lizaveta nella sua attività in Atlas Biomed è quello di chiaramente studiare il microbioma intestinale, ma poi anche capire come migliorare alla fine la salute dell'individuo attraverso soprattutto un approccio che è basato sì sull'integrazione, ma sul miglioramento degli stili di vita, su una più corretta alimentazione, quindi da qui questo concetto che ha ribadito del prima di tutto la nutrizione. Quindi adesso entreremo un pochettino più negli argomenti partendo appunto dalla tematica di nutrire il microbioma intestinale per una salute ottimale. So this is a briefly agenda, so what I will talk about. So I just gave you a little kind of breakdown of what to expect from my talk. So first I will briefly go through gut microbiome facts, then what is the gut microbiome relationship to different health conditions. We will talk about diversity, dysbiosis of the microbiome. Then I will put a bit more attention onto dietary fiber, pre and probiotics, and what are the practical recommendations that we, as nutritionists, for example, that we give to people on a daily basis to do small improvements that will lead to overall big improvements. Quindi dal punto di vista dei contenuti del talk di oggi inizieremo dando un overview di quella che è il microbioma intestinale, parleremo del microbioma e delle condizioni di salute, passando poi dopo a discutere della diversità del microbioma e di fenomeni come la disbiosi, passando poi per quelle che sono le fibre alimentari e il loro utilizzo e concludendo con la tematica dei prebiotici, dei probiotici e infine con quelle che sono le raccomandazioni anche dal punto di vista alimentare su come andare a migliorare giorno per giorno con piccoli passi lo stato di salute generale. So first, a few gut bacteria facts. Francesca, in the beginning, she kind of mentioned most of this, but let's just recap so that we're all on the same page. So what's really interesting is that our body has 10 times more gut microbial cells than our human cells. And this just really tells us how many microbes really live inside of us, and particularly in our colon. There is approximately 70% of our immune system resides in the gut. Again, this is where there is an explosion in how to support our immunity, and this is where we can look to our microbiome. So nourishing and supporting our gut health, we can also support our immune system health. The gut microbiota is the most metabolically active organ in the body. Now, it's technically not an organ, but it is considered in terms of how many different metabolic activities are happening in the microbiome. And it is the most metabolically active organ.
In terms of how many different bacteria we have in our gut, so there are over 1,000 bacterial species in the gut, and they all can be divided, so they belong to 5 dominant phyla in the human gut, and then 50 genera. And then they are split into the species and strains. In terms of the genome, so we know that there is more bacterial genes in us than of our own genes, and there is around 100 times, or actually more than 100 times, more genes of the microbes in us than of our own human genes. Again, this is just like how fascinating our microbiome is. And then the last but quite important point is that our bacteria and our microbes overall, they can produce vitamins and hormones. And what we do in Atlas, we actually give, based on the stool sample, we can in a way, have an educated prediction on what is the potential ability of the microbes to produce certain vitamins, particularly vitamin B vitamins, and vitamin K. And so in terms of what is the difference or similarities of our microbiome between people, so we know that we have both similar microbiome and different. So it's similar on the phylum level, but it's different on the species and strain level. Partendo dall'ultimo concetto della diversità, è secondo me molto interessante notare che gli individui in generale hanno un microbioma che è abbastanza similare per quanto riguarda il livello dei phylum, ma molto differente per quanto riguarda il livello degli strains e delle specie che poi colonizzano il nostro intestino. Degli altri fatti veramente interessanti che sono stati menzionati, per esempio quello che il nostro intestino ha circa 10 volte più cellule microbiche rispetto alle nostre cellule native. Questo è veramente un fatto incredibile. Se poi pensiamo anche dal punto di vista dei geni e della potenzialità genica del nostro microbioma intestinale, dobbiamo pensare che all'interno del nostro intestino ci sono, grazie ai geni, circa 100 volte più geni rispetto a quelli del nostro genoma. Ha menzionato la dottoressa anche il fatto che il test di Atlas Biomed è utile perché può vedere quello che è lo stato di produzione che i batteri fanno per noi di vitamini e di ormoni, e quindi avere una verifica puntuale di quello che è questo particolare aspetto che va in definitiva a migliorare la nostra salute. Okay. So this is just, I just find this picture really interesting, and it just kind of summarizes what is the relationship between the foods that we eat, so our dietary habits, and what is the composition of our diet, the diet diversity, and what effect it has on our gut microbiota. So for example, the food that we eat is digested, partially broken down by our gut microbes, and then these gut microbes, they can produce different metabolites. The beneficial metabolites are short-chain fatty acids like butyrate, propionate, acetate, and then those short-chain fatty acids and other metabolites, they can have the effect on our health status. In questa slide si vuole un attimo ripercorrere tutto il percorso e le interrelazioni che esistono tra la diversità della dieta, cioè quanto è diversificata la nostra dieta, lo stato del nostro microbioma intestinale, i metaboliti che poi possono essere prodotti dal microbiota, e poi in definitiva quello che è lo stato di salute degli individui, che è sostanzialmente definito anche a partire dalla diversità della dieta, e qui venivano menzionati molti di questi metaboliti che poi dopo nel proseguo della presentazione vedremo più in dettaglio. So this graph seems quite complex, but actually what it really tells us is what is the really close connection between the host microbiome, so our human microbiome, and our health overall. So if we start in the beginning and we move to sort of 11 o'clock, we can see that as the person grows and develops, so the first contact with the microbiome is via birth, then via breastfeeding, weaning, and into adulthood, and this is where there is more and more bacterial species populating our human microbiome. And then as we approach older age, there is actually
seems to be a reduction in the microbiome diversity. And this is where maybe this is also correlates with some non-communicable diseases like type 2 diabetes, cardiovascular diseases. We're also on the left-hand side, we can see how different pathogens can sort of influence or interact with our health, contribute to different disease states. On the bottom, so around 4 or 5 o'clock, we can see how different things like antibiotics, diet, drugs, lifestyle, surgery, and even stress, how they all can also have an influence on our gut microbiome and consequently our overall health. In queste slide sostanzialmente si ripercorre la correlazione che c'è tra il microbioma e l'ospite. Due concetti fondamentali, il primo è che lo stato del microbioma non è stabile nel tempo, ma varia a decorrere dalla nascita fino poi all'anzianità, con una colonizzazione progressiva che poi dopo si traduce verso l'età anziana anche in una decrescita di quello che è la biodiversità del microbioma. E poi chiaramente la dottoressa ha affrontato il concetto di come l'interrelazione c'è anche con le malattie, quindi un rapporto che può essere sia causativo sia poi di mantenimento dei fattori che sono al di sotto delle malattie, e quindi una serie di malattie correlate con il microbioma che non in maniera diciamo sorprendente sono soprattutto quelle metaboliche. And so this is another representation of, or rather the comparison between the healthy gut microbiota on the left and then the dysbiotic gut microbiota. And we know that so the healthy microbiota is associated with lower gut permeability, lower endotoxemia, less pro-inflammatory cytokines. There is higher production of beneficial molecules like short-chain fatty acids, and also is linked with better insulin sensitivity or less insulin resistance, and consequently less risk of having type 2 diabetes, for example. And then on the right-hand side, we have the opposite. So what is the dysbiotic gut microbiota is associated with? With higher gut permeability, higher endotoxemia, more pro-inflammatory cytokines, more adiposity as well, higher insulin resistance. It often correlates also with hypercaloric diet, so more calorie intake that maybe someone needs, which correlates with obesity and metabolic syndrome. So also the blue arrow, what they really show is if you have like a high fat, high animal protein diet, and also you are very stressed and you consume a lot of, or you have had taken a lot of antibiotics, it kind of predisposes you or increases your chances of maybe also developing lower diversity of the microbiome. And then the bottom arrow, the blue bottom arrow says that if you have a healthy, balanced, diverse diet, so that's really key, the diversity, plant diversity of the diet, you engage in regular exercise, maybe you consume pre and probiotics if needed, and there's also the fecal transplantation, which is right now it's only really used with C. difficile infection, but maybe in the future it will be more advised for more healthy individuals. So overall, just like a summary of what we see with a high diversity healthy microbiome versus low diversity dysbiosis microbiome. La tematica di questa slide è una comparazione tra lo stato di eubiosi e lo stato di disbiosi e quali fattori alla fine fanno propendere per uno stato oppure per l'altro, che è rappresentato, come dicevamo, come diceva la dottoressa nella fine della sua presentazione, da alcuni fattori, quindi uno stato di disbiosi partendo dall'ultimo, generato soprattutto da una dieta con molti grassi, con molti zuccheri, uno stato di salute con molto stress e anche l'utilizzo di antibiotici. Dall'altro lato, cosa fa propendere la bilancia verso uno stato di healthy gut microbiota, quindi di un microbioma, un microbiota che sia in salute? Beh, ovviamente una dieta sana, uno stile di vita altrettanto sano, il consumo di prebiotici e probiotici e, perché no, magari in futuro anche di più, l'utilizzo del trapianto fecale in termini di prevenzione e di cura. E quindi, andando più nel dettaglio di che cos'è lo stato di healthy gut, quindi
di intestino sano oppure di disbiosi, quindi intestino sano caratterizzato da una bassa permeabilità, una bassa endotaxemia, una bassa proinfiammazione delle citochine e un alto livello di, per esempio, acidi grassi a catena corta e un'aumentata sensibilità all'insulina. Dall'altro lato, chiaramente tutti gli aspetti che sono ribaltati e che determinano poi dopo uno stato disbiotico. And so another really nice visual representation of the relationship between the microbiota or dysbiotic microbiota with these really common non-communicable diseases. And so we know that, for example, really low microbiome diversity is associated with higher risk of colorectal cancer. There is a relationship between the microbiome and, of course, inflammatory bowel diseases like Crohn's disease, ulcerative colitis, heart disease, so high blood pressure, hypertension, atherosclerosis, respiratory diseases like asthma, bronchitis, diabetes, mostly type 2 diabetes, but also type 1 and gestational diabetes. And also the more new area of research, I guess, is the connection between the gut and the brain disorders. So things like Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and depression. So really exciting, interesting area, and I think it will be, with the next few years, we're going to learn a lot more. Chiaramente, ritornando sul concetto di disbiosi, la disbiosi è correlata con diverse patologie che vedete qua in questa slide rappresentate. La dottoressa si è soffermata soprattutto su quelle che sono le ultime novità in questo senso, quindi quelli che sono qui elencati come brain disorders, quindi l'asse sostanzialmente intestino-cervello e quindi la correlazione con Parkinson, con Alzheimer, con la depressione, ma anche poi tutte quelle che sono le malattie metaboliche come il diabete, soprattutto il diabete di tipo 2, e poi dopo l'IBS, quindi le malattie metaboliche anche a livello del cuore, quindi cancro, diversi tipi di cancro e così via, per finire anche con quelle che sono le malattie respiratorie, come può essere l'asma e la bronchite. I also want to just briefly mention something. So there is this relationship, as we mentioned, with all these diseases. But what we don't exactly 100% know is is it the kind of correlation causation, so chicken and egg situation. So is it, for example, the particular microbiome state can cause some brain disorder, or the vice versa? So when someone already has developing a particular condition, and that sort of causes them to have a particular microbiome state, and maybe it's actually both ways. So that's still like something to really learn in the future. La dottoressa aggiunge un fatto veramente interessante, fa riferimento al cosiddetto teoria dell'uovo e della gallina, quindi sostanzialmente è lo stato del microbioma alterato che poi porta a una patologia, oppure la patologia che ha come effetto quello di un'alterazione in maniera importante anche dello stato del microbiota e in definitiva porta poi a una disbiosi. So let's look a little bit more deeper into dysbiosis. So first, I want to mention that dysbiosis is quite a nebulous term. We don't know, there is no like very specific definition of it, but it seems to be some alteration from the normal. So it's usually, dysbiosis is associated with lower composition, lower proportion of beneficial bacteria, particularly the lactobacilli and the bifidobacteria. There is also less production of the short-chain fatty acids, for example, butyrate, and there is generally less diversity, because we know that the higher the diversity, the better the microbiome health. And probably diversity is the main, to this day, the main indicator of the microbiome health. And what we do at Atlas Biomed test, we actually can measure someone's diversity score. These days, speaking of, from practice, most people have diversity. So if you say out of 10, it's around 4 or 5, maybe 6. And very rarely I can see someone with 9 or 10. But this is really maybe where we want to aim for, is to really diversify the microbiome. How can we do that? Well, we know that diversifying the diet, particularly the plant food intake in the diet, so lots of plant foods, not just the amount, although the amount is also important, but also the variety. So that recommendation of eat the rainbow, eat lots of colors. And also the dysbiosis is associated with IBS. So around, it depends from country to country, but around 1 in 5 people, so around 20% of people have
symptoms and diagnosis of IBS. And then again, IBS is associated with low microbial diversity and then potentially dysbiosis. Per quanto riguarda la disbiosi non c'è una definizione univoca di che cosa sia la disbiosi, può essere definita come una deviazione dalla normalità sostanzialmente. Ci sono però alcune caratteristiche che sono abbastanza comuni nei casi di disbiosi, che possono essere come innanzitutto una diminuita biodiversità, e poi dopo anche una diminuita composizione in termini di acidi grassi a catena corta. In generale si nota anche un minor apporto per quanto riguarda i lactobacilli e i bifidobatteri e in definitiva anche è stato notato che nei casi di disbiosi circa un individuo su 5, poi dipende un po' da nazione a nazione, presenta l'IBS. Allora, per andare a modulare la biodiversità, una delle tematiche che ripetono spesso dai nostri amici di Atlas e il suggerimento è quello di eat the rainbow, cioè mangia colorato, mangia più cibi colorati nella tua dieta per poter aumentare al massimo la biodiversità e quindi in definitiva ridurre la disbiosi. So this is briefly mentioned about the diversity score that we give with the Atlas Biomed test results. So this is kind of how it looks like on the dashboard. So you can see on the right-hand side, so there is nutrition and then the microbiome diversity. So for example, in this case, that person had 7 out of 10, which is in yellow color. That means it's average. So anything between 5 and 7 is average. Anything above 8 to 10 is green, means it's high. And then anything below 5, so 4, 3, and lower than that will be red. So this means that there is more job to be done from the person in order to really nourish and eat better maybe, but not just food. We know that food and exercise, so diet and exercise, contributes around 30% to the microbiome diversity. So there is other things that, unfortunately, there are things that we can't necessarily control. So things like genetics, maybe were we breastfed as babies, where did we grow up, in the city or in the countryside. So all of those things, they also shape our microbiome diversity from early age. However, there are some things with diet and lifestyle that we can do. And what we can control as well. So it's mostly the nutrition. I don't even want to call it diet because diet sounds very strict, but it's more around balanced nutrition, healthy nutrition. Of course, we can have treats here and there, but so the majority of our dietary pattern is very balanced and healthy. And then the chart here below, it shows, it's the Shannon index, so what we use in Atlas to assess the diversity, essentially. In questa slide è rappresentato lo score di diversità così come è rappresentato all'interno del test microbioma di Atlas Biomed. Alcuni fatti principali. Sulla destra vedete una dashboard, quindi un indicatore, un cruscotto che indica nell'individuo analizzato quella che è la sua diversità del microbioma. In questo individuo il valore è 7 sulla scala di 10, il che significa che ha una diversità del microbioma media. Quello che è valori sotto il 5 sono in rosso e quindi la biodiversità è scarsa, sopra il 7 i valori sono in verde e quindi c'è un'alta biodiversità. Esistono, diceva la dottoressa, alcuni fattori che sono al di fuori del nostro controllo che influenzano questa biodiversità, come possono essere per esempio la genetica, come può essere per esempio il tipo di nutrizione che abbiamo ricevuto da neonati, come la nutrizione al seno piuttosto che artificiale. Chiaramente ci sono degli altri fattori che invece possiamo controllare anche molto bene, come possono essere la nutrizione, e qui la dottoressa ha sottolineato il fatto che parliamo di nutrizione e non di dieta, e che quindi dobbiamo cercare di migliorare per portarci in quella che è l'area verde. Da ultimo ha rappresentato il grafico in basso che è l'indice di Shannon, che è molto utile per determinare quella che è la nostra biodiversità. Nella fattispecie la curva che è rappresentata è una popolazione reale degli individui analizzati da Atlas Biomed e quindi questo individuo è nella porzione gialla dove come dato finale emerge che la sua biodiversità è media. So next section, I would like to talk a little bit more about dietary fiber and really how important it is in our diet, in our health, and for our gut microbiota.
So just a few interesting things about the kind of history of our knowledge around the dietary fiber. So our understanding of dietary fiber has really changed, has been changing over the past 30 to 40 years. So previously, actually, it was thought as just really this completely useless nutrient because we don't have, our human body doesn't have the enzymes to break down fiber, so maybe, okay, maybe we don't need it. However, we actually really need it because that's the main food for our gut bacteria. And so it used to be just this sort of homogeneous nutrient, so we used to divide it only into soluble and insoluble fiber. Now we know there is actually loads more subtypes of fiber rather than just looking at into like soluble and insoluble fiber. It used to be just the main bulking agent, but now we have loads more effect of the fiber that we will look at in a moment. And then it is estimated that maybe there is around 100 different types of fibers to this day. And I think maybe in the future we'll actually learn more. Now, we will also talk about the prebiotics in a moment. So prebiotics are types of fibers, but not all fibers will be prebiotics. So, and also what's worth noting is that not all fibers have the same effect on the gut microbiome. So some fibers might be more fermentable, others will be less fermentable. Some fibers will be more beneficial for one bacteria, another fiber will be more beneficial for another bacteria. And again, this is where we come back into the more diverse, plant diverse our diet is, the more chances we have to feed all of the different microbes. La tematica in questa slide è sottolineare perché è importante, perché sono importanti le fibre alimentari per il benessere del microbiota intestinale e è stato sottolineato sostanzialmente che il concetto di fibra alimentare è cambiato negli ultimi 30-40 anni. Dapprima la fibra alimentare era vista come una sorta di nutriente omogeneo, quindi che in realtà veniva suddiviso in solubile e insolubile, ma che era sostanzialmente una cosa unica. Un altro concetto che si utilizzava fino a poco tempo fa era quello dell'agente addensante ovviamente del materiale fecale. Ad oggi invece la situazione è piuttosto diversificata, sono noti più di 100 diversi tipi di fibre e è bene sottolineare, e verrà fatto anche poi nelle prossime slide, che non tutte le fibre hanno lo stesso effetto sul microbioma intestinale e quindi tra poco parleremo di prebiotici e di come vengono classificati e in relazione anche alle fibre, quindi non tutte le fibre sono prebiotici e non è vero il contrario sostanzialmente. So this is just a summary of what are the beneficial effects of fiber. So on the left, it says the kind of the definition of it. So these are types of carbohydrates that are not digested in the small intestine, and instead it moves down to the large intestine where our gut bacteria can actually do their magic and really digest those fibers. Fiber really helps to prevent or reduce constipation. It increases the stool weight, increases gut transit time, and increases microbial mass. And what it helps to lower our risk of bowel cancer, helps to lower the risk of insulin resistance and consequently type 2 diabetes, lower the cholesterol levels and even blood pressure. Sempre tornando sull'importanza delle fibre, è stato sottolineato il fatto che le fibre sono digerite dai batteri presenti all'interno dell'intestino e non sono digerite nell'intestino piccolo sostanzialmente. Come effetto invece vediamo di consumo delle fibre un abbassamento di quella che è la costipazione, un innalzamento di quella che è la densità delle feci, un aumento ovviamente della massa microbica, il che si traduce poi in definitiva in un ridotto rischio di cancro, di insulinoresistenza, abbassamento del livello di colesterolo e anche un abbassamento poi di quello che è la pressione sanguigna. So just briefly, I don't want to spend too much time here because we're actually short on time, but this is the visual representation of how there is a gut-brain connection with dietary fiber. So the bacteria ferment fiber, they produce short-chain fatty acids, and these short-chain fatty acids act as systemic molecules, messenger molecules, and they exert beneficial effect on our brain health.
Questa slide, andiamo abbastanza velocemente, vuole sostanzialmente dare una rappresentazione visuale di quello che è la connessione tra intestino e cervello e fibre alimentari, e quindi sostanzialmente i batteri fermentano le fibre, e questo dà luogo alla produzione di acidi grassi a catena corta, che poi andremo poi a declinare meglio nel proseguo della presentazione. Just briefly, I wanted to also mention this interesting study which was published in the American Journal of Clinical Nutrition, and it was conducted by a group of scientists in King's College London. Professor Kevin Whelan and his colleagues, Daniel Sohn and their colleagues, they did this meta-analysis, a systematic review, which is the top, the hierarchy of the evidence. So they included 64 studies with over 2,000 participants, and they really wanted to investigate what is the effect on the fiber intervention on the microbiome. And again, it's sort of things that we already knew, but it was just another confirmation that fiber intervention, more fiber helps to increase the bifidobacterium count, more lactobacilli, and what's also really important, higher fecal butyrate. And we know that butyrate has an anti-inflammatory protective effect on the gut lining. Sostanzialmente la slide riporta uno studio molto importante che vedete appunto nel American Journal of Clinical Nutrition, e riporta il titolo sulla slide. Si tratta di una meta-analisi e una review sistematica, quindi un tipo di evidenza scientifica al massimi livelli. Sostanzialmente in questo studio che ha visto linkati, quindi rappresentati 64 altri studi, per un totale di circa 2000 partecipanti, l'intervento a livello di assunzione di fibre alimentari ha portato a degli indubbi benefici, tra i quali un elevato livello di bifidobatteri, di lattobacilli e poi anche di butirrato a livello fecale. So briefly, probiotics and prebiotics. So because we're very short on time, I actually don't want to spend time on here. It's just give us some basic definitions of probiotics, prebiotics, and symbiotics. So symbiotics are really the combination of the both. Molto velocemente, perché è già stato anche detto nelle presentazioni precedenti, la definizione di probiotici, prebiotici e anche di simbiotici, che è sostanzialmente la combinazione di probiotici e di prebiotici. And another visual sort of graph and scheme on different types of dietary fiber being different prebiotics. So for example, we know that human milk oligosaccharides, which we find in breast milk, is really crucial and beneficial for the baby, because it really linked with it's the main sort of nutrient and food for the bifidobacteria in the babies. So that's why it's quite important to breastfeed if possible. And so we have so in the middle we have dietary fiber. It says readily fermentable and less fermentable. So as I mentioned previously, some fibers are really quickly fermented, others not so much fermented. And so we also, on the right-hand side, we have some nutrients that are not prebiotics and they're not fiber, but they still can have some effect on the gut. So we know that proteins, for example, too much protein in the diet, particularly animal protein, might not have the most beneficial effect on the gut microbiome. And also, as we all know, the antibiotics have negative influence on our gut microbiome diversity. Un'altra slide è uno schema visuale dove vengono sostanzialmente suddivisi gli alimenti tra prebiotici e non prebiotici. Un'importanza è stata data nella descrizione a quello che è la nutrizione umana nell'infanzia con il latte materno, quindi da qui deriva tutta una tematica legata alla necessità, se possibile, di avere il breastfeeding, quindi il nutrimento al seno materno. Per quanto riguarda le fibre alimentari, si suddividono in questo schema tra pronte per essere fermentate e meno fermentabili, e all'estrema destra del grafico ci sono i non prebiotici che comunque possono essere utili, sono utili per la nutrizione, come possono essere le vitamine e i probiotici, e poi è stata sottolineata il ruolo delle proteine e dei grassi, che possono avere un effetto non molto buono per quanto riguarda la diversità del microbioma.
Another visual of what is the effect prebiotics have on our colon. So we can see here that the prebiotics are fermented in the colon, which can help to grow some beneficial bacteria. They also produce beneficial molecules like short-chain fatty acids, and these short-chain fatty acids like butyrate, propionate, acetate act as energy sources for our gut epithelial cells. So in order for us to have healthy gut epithelial cells, it's really important to promote the production of the short-chain fatty acids. And so it also helps to inhibit the pathogen growth. And also what is really interesting thing around the prebiotics and fiber is that it can help to increase calcium absorption. Un'altra slide con un grafico che rappresenta sostanzialmente la fermentazione da parte dei batteri, e qui le tematiche sono multiple, quindi da un lato la produzione, partendo dai prebiotici, di acidi grassi a catena corta, la produzione di butirato, propionato e acetato, facendo riferimento soprattutto all'utilizzo di questi ultimi come molecole energetiche per la cellula, in particolare per l'epitelio intestinale. E poi ci si è soffermati su altre caratteristiche molto importanti, come l'inibizione della crescita dei patogeni e il ruolo nell'aumentato assorbimento del calcio a livello sistemico. So where do we find prebiotics? It's all good to talk about them and knowing their benefits, but which foods can we find them in? So we know that they can be, first on the left-hand side, they can be found in human breast milk. They also can be found, they can be manufactured, as we know. So I have highlighted in bold the GOS, inulin, and FOS. These are the most well-researched probiotics, and the other ones are not, we still have evidence, but not maybe so much. And then the very important thing, what about foods? So we know that we eat foods every day, so why not trying to maybe eat more of these foods on a daily basis? So one of the the richest sources of inulin, a prebiotic, is actually Jerusalem artichoke. And we've learned that it's the same, so I speak, Russian is my first language, it's topinambur. So it's the same word with Italian and Russian. So we can also find it in garlic, onion, chicory root, and bananas. Allora, dove possiamo trovare in definitiva i prebiotici? Tre grandi categorie. Già menzionato prima il latte umano, quindi la nutrizione durante l'età dell'infanzia con il latte umano, latte materno. Poi la seconda categoria ovviamente è quella dei prebiotici derivati dall'industrializzazione, in particolare i più ricercati GOS, inulina e FOS, e in maniera un pochettino minore pectina, XOS e l'amido resistenti, gli amidi resistenti. Ma perché non prendere in considerazione, dato che tutti i giorni assumiamo nutrienti, il cibo, quindi un'importantissima sorgente di prebiotici, e ci sono alcuni cibi che sono particolarmente ricchi, citava la dottoressa il topinambur, piuttosto che l'aglio, le cipolle, la cicoria e le banane. And so a bit more information on prebiotic content in foods. So we can see, for example, if we look at the left table, so one medium onion contains about 2.5 grams of prebiotic. But if you compare it to wheat, whole wheat pasta, for example, 100 grams contains something between 3 and 7 grams. So this is, it's way more. So we know, these foods are all good sources of prebiotics, but also, let's not forget that whole grains like wheat, they're really great sources too. Beta-glucan we find in oats and barley. FOS, which are fructans, oligofructose, and inulin, we mostly find in foods like I mentioned before. So leeks, onion, garlic, asparagus, wheat, chicory root, and Jerusalem artichoke. GOS we'll also find in beans, lentils, human milk, and some supplements so these days in prebiotic supplement. And then resistant starch in whole grains, green bananas, nuts, and seeds. Sostanzialmente nella slide viene illustrato il contenuto di prebiotici nel cibo che tutti i giorni assumiamo. Ci si soffermava sul contenuto di prebiotici per porzione di cipolla piuttosto che di grano, dove varia da un 2,5 grammi a un 3-7 grammi di
quello che è sostanzialmente una porzione di pasta. E poi sul lato destro della slide, quindi i beta-glucani, FOS, GOS e l'amido resistente, con tutti i cibi che vedete linkati, dove possiamo trovarne la maggiore quantità. Just a few slides left. So how much do we need? So the ISAP it was mentioned by Francesca, I think. It's a really good organization. So it stands for International Scientific Association, for Prebiotics and Probiotics. So we unfortunately yet we don't have like an official recommendation on how much prebiotics fibers we should have on a daily basis. But based on the available literature, it seems like having around 5 grams per day, you can already get some benefit. Now, that's 5 grams, not just from supplement, but from food as well, or both. But that kind of seems to be the minimum amount. Ma in definitiva, quanto abbiamo bisogno di probiotici al giorno? Allora, non c'è una quantità ufficiale, di una raccomandazione ufficiale. Possiamo riportare quello che è dettato da questa associazione internazionale per i probiotici e prebiotici, che aveva nominato anche prima la dottoressa Busa. Quindi una quantità adeguata sembra essere di circa 5 grammi per giorno, tenendo conto sia del cibo sia dell'integrazione. Almeno bisognerebbe consumare circa 3 grammi per avere un beneficio a livello nutrizionale. So I'm not going to go through all this, it's quite a lot, but this just tells us how many, it's like a summary of evidence on which prebiotics, like mostly inulin, GOS and FOS, which beneficial effects they have been shown. So a lot of this is around digestive health, satiety, so feeling fuller for longer, things like IBS, constipation, etc. In questa slide andiamo molto velocemente, è sostanzialmente un sommario degli effetti benefici che hanno i GOS e i FOS che abbiamo già nominato all'interno della nostra presentazione su vari aspetti legati con la salute, come possono essere appunto la salute metabolica, piuttosto che il senso di sazietà, piuttosto che le allergie e quant'altro. So just quickly a few practical recommendations that we can maybe all start doing today, and maybe we can tell our clients and our friends and family. So 30 grams of fiber per day. So this is important. This is not just prebiotic fiber, this is the total fibers per day. So I appreciate that this is UK recommendations, but I think that they should be somewhat similar around Europe. Now, on average in the UK, an average Brit, only it's around 18 grams of fiber per day. So, you know, on average, we probably need to double that. So 30 grams of fiber per day. It's not that hard, but you really need to sort of plan it a little bit. If we eat a lot of processed foods, it's very unlikely that we're going to hit this 30 grams of fiber per day. And how to get it? So simple things like swap to whole grain pasta rather than sort of plain pasta. Whole grains in general. Potatoes with the skin. When I say this to my mom, she still peels her potatoes, but actually it's really good to leave the skin on because there is a lot of fiber in the skin. And it's really, again, it's a very easy way to boost the fiber intake. Things like high fiber snacks, so nuts, seeds, fruit, easy things, and then fruits and vegetables. So the minimum 5 portions a day, but it's actually better to aim for something around 10 portions a day. Now, very important note, a portion is not a whole bowl. So a portion is only around 80 grams, 80 to 100 grams. So actually, if you make like a nice mixed salad with 5 different vegetables and maybe even some fruit in your salad if you like, you can already hit 5 portions a day. And if you have that a bit more throughout the day, and if you have more for breakfast, lunch, dinner, it is quite manageable. But again, it requires a little bit of planning. Allora, alcune raccomandazioni pratiche sui probiotici, come assumerne il più possibile. Allora, partiamo dal concetto che è stato studiato che un cittadino britannico consuma circa 18 grammi di fibre ogni giorno e il contenuto raccomandato è di circa 30 grammi per giorno. Quindi queste raccomandazioni sono state date appunto nel Regno Unito, ma possono valere un po'
po' anche per le nostre latitudini. Quindi in primis, partendo proprio dall'ultimo, è quello di cercare di consumare circa 8 porzioni di frutta e verdura per giorno. Una porzione è circa 80-100 grammi e quindi se prepariamo una buona insalata mista, già con questa riusciamo a ottenere circa 5 porzioni, ma poi aggiungiamo anche per esempio dei pasti che sono basati su cibi che contengono molto amido, come può essere la pasta integrale, oppure è interessante anche le patate con la pelle, che molto spesso viene rimossa. E da ultimo anche ovviamente gli snack che hanno un altissimo contenuto di fibre. And this thing, so a lot of my clients will say to me, but I eat my vegetables. Surely I get enough fiber. Now the thing is, if you look here, vegetables are great, but they are not the best sources of fiber. Beans and lentils are our heroes, like I mentioned here, and also whole grains. If someone doesn't eat whole grains, beans and lentils, it's actually unlikely that they are getting 30 grams of fiber per day. So let's not forget, it's not about vegetables and fruit, it's also about beans, lentils, nuts and seeds, and whole grains. And we have this quite common now recommendation is to try to aim for 30 different plant foods per week. So, and you divide them into a few groups. So whole grains, beans, lentils that I mentioned, vegetables and fruit, and I forgot something. Whole grains, beans, lentils, and herbs and spices as well. Actually, they count too. And yeah, this is a little exercise that I often give to our clients. And when people count how many plant foods they eat per week, very often it is around maybe 10, maybe 15. And it's normal. We're all creatures of habits. We all like to have same foods. We know how to cook them. We like the taste of them, which is fine. But sometimes we need to maybe, when we go shopping, grab something like a new vegetable that we haven't had in a long time, or maybe a new type of grain or beans, etc. And that's really how we, with small things, we really help to diversify our diet, and that will lead to better microbiome health. So a short part in English. We're running a bit late, so I think that we need to speed up. I will translate quite fast your slide, and then we have to go towards conclusions. And we are later on going towards the meal, and so try to put in practice your suggestions. So, stavo dicendo che stiamo arrivando verso la conclusione del nostro intervento e che poi cercheremo di mettere in pratica questi consigli con il nostro pranzo. Sostanzialmente i pazienti della dottoressa spesso dicono sì, ma io mangio la frutta e la verdura, ma la frutta e la verdura non sono tutto. Vediamo qua in questa slide che i veri eroi dal punto di vista delle fibre sono quelli che sono sostanzialmente beans and lentils, quindi da un certo punto di vista dobbiamo cercare di integrare anche quelli che sono i legumi all'interno della nostra dieta e, perché no, una tematica che è molto cara a Matteo, quella delle erbe e delle spezie, e cercare di arrivare poi in definitiva a più di 30 porzioni di questi generi di cibi, con anche beans and lentils, frutta e verdure per settimana. Ok. Maybe we can go to the last one that is very important. Fermented food. So last point, which is really important, and I wanted to share with you this very interesting study that was published last year. It's quite a famous study, maybe some of you have seen it. It was published in Cell, and it was intervention that wanted to compare, so it divided people into two groups. There were 36 healthy participants, and one group was consuming more fiber foods, and another group was consuming more fermented foods. So fermented foods like yogurt, kefir, kimchi, which is the fermented cabbage, kombucha, miso, etc. And over the 10 weeks period, the results were very interesting. So the people in the fermented foods group, they had more diversity of the microbiome compared to people who were eating more fiber-rich foods. Now, for me personally, when I was reading it, was quite almost surprising, because we know that fiber foods are really good for the microbes, etc. But also what this shows is that fermented foods maybe are as important, or maybe even more important. The key thing is that if you have a look, it says 6 servings of fermented foods per day. So the participants were eating really a lot of fermented foods. Now, in the best case, maybe these days we have maybe
2 portions, some yogurt, some sauerkraut. But 6 servings is quite a lot, but still this is maybe the amount we need in order to boost the microbial diversity significantly. Per concludere, uno studio che è apparso su Cell nel 2021 dove è stato uno studio interventistico dove è stata messa in correlazione una dieta dove veniva sottolineato l'aspetto di consumo delle fibre alimentari, come abbiamo visto prima, verso il consumo in un altro gruppo del cibo fermentato, quindi yogurt, kefir e così via. Quali sono i risultati? In un tempo di 10 settimane di questo intervento è stato notato che nel ramo, quindi nella corte alla quale veniva consigliato e sottoposto il cibo fermentato, la diversità del microbioma era significativamente aumentata. C'è tuttavia da notare un punto che veniva sottoposto ai partecipanti 6 porzioni di cibo fermentato al giorno, che sono comunque parecchie, ecco. I think that really wraps it up, and it's just a slide of our team in Atlas Biomed, and yeah, we are based in London, and we help people to assess the microbiome health, the diversity of their microbiome, which bacteria live in their gut health, and then give them some practical and easy recommendations that they can start doing every day to improve their microbiome health and their health overall. Nell'ultimissima slide diciamo l'overview di quello che è il team di Atlas Biomed che è situato a Londra, e come missione aziendale chiaramente la verifica dello stato del microbioma intestinale e come fornire dei consigli per migliorarlo il più possibile. Ringrazio la dottoressa Lizaveta e ripasso la parola a Matteo per le conclusioni. Thank you so much. Beans and lentils are yours. Sounds good, I like it. Thank you. Ok, questa è stata c'è stata una difficoltà ovviamente importante nella traduzione. A proposito di stile di vita intermittente, questa era una relazione intermittente con la traduzione, perciò siamo rimasti a tema. Devo dire che è stato introdotto, farò una moderazione molto rapida, il concetto di esercizio fisico, che è assolutamente interessante in quanto modulatore del microbiota. Si vede ad esempio che in atleti sono stati fatti diversi studi, tra cui studi su giocatori di rugby, ma sono stati anche indagati dei soldati dell'esercito americano, e si è visto che l'attività motoria costante è un forte induttore di butirrato, quindi di questo acido grasso a catena corta che è estremamente utile per quanto riguarda la riduzione dei processi infiammatori e la formazione di muco attraverso poi l'Akkermansia mucifica. Altro concetto assolutamente interessante è quello di aver introdotto più da vicino gli alimenti che possono essere utili per quanto riguarda il nostro microbiota. I fermentati non sono largamente diffusi in tutte le sue forme, nello stesso modo in tutti i paesi europei e mondiali, perciò ogni paese ha le sue prerogative dal punto di vista dei cibi fermentati. E questa è una scoperta che vi auguro di fare, insomma di approfondire il più possibile. Ora, prima di invitarvi al buffet, vorrei sostanzialmente ringraziare i nostri sponsor di giornata, quindi Biorep, il gruppo Sapio, AVD Reform, che peraltro ha il suo expo qua all'esterno e quindi potete recarvi per poter vedere e toccare con mano quello che propone. Atlas, stessa cosa, quindi è sempre qua all'esterno. Metagenics, stessa cosa, quindi è presente qua all'esterno, così come Diagnostica Spire. Advice Pharma, Cibo C, presente con il proprio stand qui all'esterno. Grana Padano da Prati Stabili, in special modo comunque della latteria San Pietro, che diciamo è molto vicino a quello che è il tema del microbiota e del biota del terreno, quindi sta molto attento a che tipo di alimenti fornire agli animali che poi fondamentalmente ci forniscono il nostro formaggio, insomma, che poi noi andiamo ad assumere, quindi un prodotto fatto da solo fieno e su prato stabile, quindi in un terreno ricco di batteri benefici. Acquaega, l'acqua più alta d'Europa, quindi la fonte è la più alta d'Europa, e quindi vi auguro di assaporare questi alimenti e di divertirvi durante questa pausa. Ci rivediamo alle ore 14 circa.